Cappellino estivo, anzi due? Eccoli! Ciao a tutte e bentornate sul mio canale, io sono Tiziana e oggi un accessorio secondo me indispensabile per la nostra estate, cappellino realizzato con il cordino Amore Bikini che è ideale per i costumi ma non solo, guardate, anche perché è morbidissimo, leggero e soprattutto è un accessorio molto facile, quindi perfetto per le principianti e velocissimo. Prima di iniziare con questo splendido tutorial vi ricordo di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Inizio prendendo 2 rocchette di bikini che lavorerò in doppio e l'uncinetto numero 6. Parto da un anello magico, in questo modo, blocco con una catenella. All'interno di questo cerchietto io vado a realizzare un po' lo stringo, 6 maglie basse, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Stringo e andrò a lavorare a spirale, quindi anziché chiudere sulla prima maglia, io continuo, quindi, e faccio una maglia bassa sul quale inserisco immediatamente un marcapunti. Adesso dobbiamo andare a raddoppiare i punti sottostanti, quindi già il primo l'abbiamo realizzato, faccio il secondo, quindi da 6 maglie le faccio diventare 12. I marcapunti lasciamoli insieme perché dato che lavoriamo a spirale poi se no perdiamo il punto preciso. Sempre 2 per ogni maglia sottostante, facciamo l'ultima e questo è il nostro primo giro. Dopodiché facciamo l'altro giro. Io intanto levo il marcapunti e realizzo già il mio primo punto basso che vado a marcare immediatamente. Questo giro, anziché aumentarli tutti, faccio un aumento, quindi già la prima l'abbiamo fatta, ne faccio un'altra, su quello seguente ne faccio solamente una, in quello successivo ancora 2, quindi alterno aumenti a maglie singole. Arrivo fino a qui e vediamo come realizzare il giro successivo. Ho terminato il giro, quindi subito vado sul punto che è marcato, faccio un punto basso, rimetto il mio marcapunti. Questo giro abbiamo un aumento, quindi una già è stata realizzata e 2 maglie singole, una e 2. Di nuovo l'aumento e 2 maglie singole, sempre a spirale, mi raccomando. Giro successivo ancora avremo un aumento e 3, un aumento e 4, eccetera. Allora, per ottenere la misura giusta bisogna misurare la circonferenza della propria testa, nel mio caso è circa 60, si divide per 3,14 e personalmente ottengo 19, quindi il cerchio che devo realizzare nel mio caso è 19. Io farò leggermente più piccolo perché essendo elastico preferisco che sia un po' più a misura, anche perché un po' potrebbe cedere magari con l'utilizzo, quindi io arriverò a 18 e qualche millimetro. Comunque il vostro calcolo è questo, quindi personalmente arriverò a un aumento e 13 maglie perché otterrò appunto la mia misura, per cui arriviamo, terminiamo quindi questo cerchio e vediamo come proseguire. Ho terminato quindi la parte larga del cappello perché da adesso in poi dobbiamo salire dritti. Allora, io sono circa 18 cm, nel mio caso dovevano essere 19 cm, ma preferisco leggermente più piccolo perché altrimenti poi con l'utilizzo si potrebbe un po' allargare, per cui preferisco questo, dico, come misura. Adesso ho tolto il marcapunti, dobbiamo chiudere con una maglia bassissima perché da adesso in poi non procediamo più a spirale,
ma dobbiamo creare tutti i giri di punto alto. Quindi, però, per evitare che si veda un po' troppo fine giro, io che cosa faccio? Qua ho le mie asoline, io faccio passare quindi la mia asola, in questo caso sono due perché sono due filati, la faccio passare sul retro, in questo modo, stringo un po', non troppo, ma cerchiamo di non lasciare l'asola troppo larga, nello stesso punto rientro, estraggo il mio filato e riprendo le mie asoline, dopodiché chiudo il punto. Faccio una catenella e questa sarà la mia prima maglia alta, perché adesso sotto ogni maglia sottostante andiamo a creare 7 giri di maglie alte e chiudiamo ad ogni giro nello stesso modo in cui vi ho fatto vedere adesso. Poi nel momento che andiamo a chiudere questa si raddrizza, quindi non faremo aumenti per questi 7 giri, ma semplicemente andiamo a lavorare tutti i punti che ci ritroviamo sotto. Ovviamente questa è la parte interna. Nel momento in cui andiamo a realizzare quindi questi 7 giri, assumerà la forma corretta. Dopodiché, fatti questi 7 giri, ci rivediamo per farvi vedere come fare la parte larga, quindi la tesa del nostro cappello. Ho terminato i 6 giri a punto alto senza fare aumenti ed eccolo qua. Adesso dobbiamo creare la tesa del cappello, quindi io cosa faccio adesso? Farò una serie di giri sempre a punto alto. Allora farò un giro con aumenti e un giro senza, e l'aumento sarà ogni 5 maglie alte, quindi prendo l'uncinetto, già ho fatto la prima maglia alta, faccio la seconda, terza, quarta e quinta. Su quella successiva creo l'aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. Si procede nuovamente con 5 maglie alte, una in ogni maglia sottostante. Allora sono 2, 3, 4, infine l'ultima e l'aumento, quindi una maglia doppia. Così si comincia un pochino ad allargare, vedete? Adesso, quindi arriviamo fino a qui, si chiude il giro, quello successivo è un giro senza aumenti, poi ne facciamo un altro, ogni 6 maglie si crea l'aumento e un giro senza aumenti e infine dobbiamo fare l'ultimo giro di aumenti, 7 maglie, un aumento e l'ultimo dove faremo solo maglie, quindi in totale sono altri 6 giri alternando aumenti e giri normali. Dopodiché facciamo tutta questa parte e ci rivediamo per creare la rifinitura esterna. Guardate quanto è carino questo cappello. Allora, ricapitoliamo un attimino di quello che abbiamo realizzato fino adesso. Siamo partite da un anello magico e all'interno ho creato 6 maglie basse, poi lavorando a spirale ho iniziato a raddoppiare i punti, poi un aumento e un punto basso, un aumento e 2, fino ad arrivare a 13. Poi ho creato, per creare questa parte dritta, 7 giri di punto alto senza aumenti e poi per creare la falda, quindi questa parte più larga, ho iniziato a creare 5 maglie alte e un aumento per un giro, poi nel giro successivo nessun aumento, nel giro ancora dopo 6 maglie alte e un aumento, nessun aumento e poi 7 maglie alte e un aumento e un giro senza aumenti.
Adesso andiamo a fare l'ultimo giro di decorazione, quindi io vado a creare il punto gambero, faccio una catenella, sono dei punti bassi, però anziché andare da questa parte andiamo da questa, quindi entro in questo punto e faccio il mio punto basso, vado nel punto seguente e faccio un punto basso e ancora punto basso, l'unica cosa è che andiamo indietro, vedete? Ed è molto decorativo. Guardate quanto è bello, quindi a questo punto non resta che terminare quest'ultimo giro e il nostro cappello è pronto. Sono veramente soddisfattissima del risultato, guardate, e non vedo l'ora di sfoggiarlo non solo in spiaggia ma anche per andare in giro, perché secondo me è anche molto elegante. E poi come amore bikini ne trovate tantissime tonalità anche in lurex, quindi c'è solo l'imbarazzo della scelta. Io vi lascio il codice sconto col quale poterlo acquistare, che comunque è valido anche per altri articoli che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Io l'ho realizzato anche in verde, è leggermente più grande. Infatti, quando vi ho spiegato che qui ci sono gli aumenti da fare, qui sono arrivata a 14, mentre in questo rosa mi sono fermata a 13. Guardate, è leggermente più ampio. E come quantitativo sempre 220 grammi, quindi alla fine cambia poco. Se avete dei dubbi, come sempre mandatemi un messaggio, non dimenticate di iscrivervi sul mio canale, attivare la campanella, se vi fa piacere darmi punti hype e seguirmi anche sui social. Ci vediamo alla mia prossima creazione.